Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questa mia versione di Grot che è molto carino. Ho realizzato anche delle piccole foglioline da applicare sopra. Potete anche andare a sporcare con delle guanciotte, con un po' di fard, potete fare le guanciotte personalizzate come più vi piace. Mi è stata fatta questa richiesta e io sono andata a realizzare la mia versione. Un bacio alla persona che mi ha fatto questa richiesta e un abbraccio a tutti voi. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la mia versione del Grot vado a utilizzare un uncinetto numero 5 e della lana di questo colore. Potete utilizzare qualsiasi colore più vi piace. Per cominciare la testa andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, poi stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. E ora facciamo ogni 8 maglie un aumento e saranno 60 maglie basse. E ora lavoriamo per altri 14 giri le 60 maglie basse. Ogni 8 maglie ora andiamo a fare una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e sono 30 maglie. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione e in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 5 giri. Terminati poi i giri andiamo a chiudere questa parte qui e inseriamo l'ovata sintetica. Poi questo collo lo dobbiamo inserire all'interno dopo aver riempito bene e poi il corpo lo metteremo all'interno in modo che sia ben ferma e che possa anche girare magari. Quindi mettete l'ovata sintetica. Questa è la testa. Per le gambe dobbiamo fare 2 allo stesso modo. Facciamo prima una, poi andiamo a fare la seconda allo stesso modo, all'altra non staccheremo il filo perché dovremo poi andare ad unirle. Per le gambe le facciamo uguali, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, poi stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Per quest'altro giro andiamo a lavorare in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui della maglia e lavoriamola normalmente prendendola in questo modo e andiamo a fare il giro di 14 maglie così, prendendola solo in costa. Facciamo altri 2 giri di 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 12 maglie basse. Ora facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie. In totale saranno 15 maglie lavorate. Proseguiamo normalmente, saranno 15 maglie in totale. Lavoriamo per altri 3 giri 15 maglie basse. Dopo aver fatto una gamba stacchiamo il filo e andiamo a fare la seconda gamba allo stesso modo e poi dobbiamo unire le 2 gambe partendo proprio qui da questo laterale. Ci andiamo ad unire nell'altro laterale mettendo la parte più gonfia all'interno, qui la parte dove abbiamo fatto gli aumenti iniziale, e andiamo ad unire le 15 maglie di questa gamba, poi facciamo tutto il giro e andiamo poi a lavorare anche le 15 maglie su quest'altra gamba. Quindi partiamo da questo laterale in modo da unirle e lavoriamo le 15 maglie qui, poi andiamo sulla parte di dietro, lavoriamo le 15 maglie anche per quest'altra. In totale saranno 30 maglie. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse.
Ora facciamo ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 3 giri. Ora andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo di nuovo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Nel riempire con l'ovatta sintetica cercate di dare già bene la forma alle gambe spingendole per bene, così sarà anche più stabile. Se non riuscite a farlo mantenere così potete mettere o degli stecchi di legno oppure un po' di filo di ferro, ma se andate a pressare bene l'ovatta all'interno vedrete che reggerà da solo. Quindi date bene un po' la forma sotto alla base e cercate di vedere se si posiziona così. E continuate a riempire. Andiamo a fare un altro giro di 18 maglie su quelle appena lavorate. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. E poi lavoriamo le 10 maglie per altri 5 giri, in modo che riusciremo a fare il collo per inserirlo poi nella testa. Quindi io la testa, vedete, la parte i 5 giri in più che abbiamo fatto li ho inseriti all'interno in modo che possa crearsi così il foro. Dopo aver riempito bene il tutto andiamo a terminare con i giri e poi andiamo ad inserire il collo all'interno della testa. Dopo aver riempito anche bene il collo possiamo andare ad inserirlo all'interno della testa in questo modo e possiamo bloccare con ago e filo passando dal collo, salendo verso la testa e poi ripassando di nuovo in modo da poter anche roteare la testa, altrimenti andate a cucire maglia per maglia come preferite. Se volete lasciarlo fisso lo andate a cucire qui, oppure se volete che rotoli dovete andare a passare il filo dal collo alla testa e di nuovo con un ago lungo in modo da poterlo poi far girare. Per le braccia andiamo semplicemente a fare un anello magico di 8 maglie e lavoriamo le 8 maglie per 8 giri. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire. Per rifinire la parte superiore della testa vado a fare una catenella di 54 maglie e la vado a chiudere ad anello in questo modo con una maglia bassissima. Entro nella prima delle catenelle e la vado a chiudere così. Ora andiamo a lavorare questa sequenza in modo da realizzare le onde che ha sulla testa, diciamo la parte frastagliata. Andiamo a fare una maglia bassa che sostituiamo con la catenella, poi andiamo a fare una mezza maglia nella prossima catenella, una maglia alta, una maglia alta doppia nella prossima, e poi facciamo una maglia alta, una mezza maglia e una maglia bassissima nella prossima. Ora facciamo una maglia bassa, poi di nuovo ripetiamo la sequenza: una mezza maglia, una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia alta, una mezza maglia e una maglia bassa, e ripartiamo in questo modo fino a terminare tutto il giro.
andiamo a dare un po' la forma, un po' schiacciando i laterali della testa, cerchiamo di dare un po' la forma non a pala ma un po' più allungata in questo modo, e andiamo a posizionare la corona che abbiamo fatto per la testa, in modo da simulare un po' questa parte qui, e andiamo a cucire, fermiamo con ago e filo e andiamo a cucire bene. Poi andiamo a cucire anche le braccia al corpo, e volendo possiamo fare una catenella ed avvolgerla tutta intorno in modo da simulare le righe che ci sono sul corpo del nostro personaggio. Oppure possiamo semplicemente passare il filo con ago e filo e andarlo ad avvolgere intorno, vedete voi come più vi piace, e possiamo fare qualche piccola fogliolina qua e là ogni tanto per decorare. Andiamo poi a sistemare anche gli occhi al nostro pupazzo. Prima di cucire le braccia possiamo andare a chiudere questa parte qui come facciamo solitamente, e poi andiamo a cucirla lateralmente. Poi con ago e filo possiamo anche creare un po' le fossette qui per gli occhi, e io vado ad applicare questi occhi in plastica qui incollandoli, ma potete anche ricamarli, usare dei bottoncini, quello che più vi trovate, con cui vi trovate più comodi fare. Ho inserito gli occhietti e ora vado ad inserire la catenella. Io ho fatto una catenella di circa 200 maglie. Parto qui dalla parte di dietro del collo, vado ad avvolgere intorno così, prima intorno al corpo, poi vado intorno alla gamba qui, risalgo verso il corpo in alto e vado a fare anche l'altra gamba così, e poi vado a fermare sopra così, incrociando. Cercate un po' di avvolgere tutto il corpo. Poi magari se volete farlo anche sulle braccia, però dovete fare altre 2 catenelle più piccole, oppure potete lasciarlo così. Con ago e filo ora andiamo a fermare queste parti, e quindi con ago e filo andiamo a fermare un po' sommariamente, uscendo così nelle parti dove si incrocia, magari andiamo a fermare con qualche punto di cucitura, così non si sposta, passando sotto attraverso il corpo in modo che non si vedano esternamente, così. E seguite tutto il giro che avete fatto. Ora, utilizzando un uncinetto da 2,5 e un filato più sottile da numero 8, vado a fare 4 catenelle in modo da realizzare così le foglioline. Ora vado a fare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi nella prima delle catenelle sotto alle 3 vado a fare una seconda maglia alta, poi vado a fare una mezza maglia e una maglia bassissima nell'ultima, e queste saranno le nostre foglioline che andremo ad applicare qua e là su tutto il corpo come più vi piace. E poi con ago e filo andiamo a cucire le foglioline sulla catenella che abbiamo realizzato, e qualcuna anche sulla testa così. Mettete qualche fogliolina all'ingiù o all'insù, come capita, come più vi piace. E questa è la mia versione del Grotte terminata. Spero che vi piaccia. La testa è girevole perché, come ho detto, ho inserito l'ago dal collo fino ad arrivare sulla testa, poi sono ritornata giù senza tirare troppo, ovviamente, se no poi andate a fare la fossettina, quindi cercate di non tirare troppo, però dovete creare i fili all'interno in modo che possa essere snodevole la testa. Se poi volete renderla fissa, andate a cucire normalmente alla base. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Spero di aver fatto felice anche le persone che hanno fatto questa richiesta.
Un bacio, ciao ciao, alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.